Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Per parlare correttamente una lingua è essenziale, che ci piaccia o meno, avere una conoscenza dettagliata e profonda degli elementi grammaticali. Ecco perché in questo video abbiamo deciso di occuparci dell'analisi grammaticale. Fare l'analisi grammaticale significa classificare ciascun elemento all'interno di una frase riconoscendo a quale delle 9 parti del discorso appartiene e indicarne le caratteristiche. Le 9 parti del discorso sono l'articolo, il nome, l'aggettivo, il pronome, il verbo, l'avverbio, la preposizione, la congiunzione, l'interiezione o esclamazione. Inizieremo studiando ognuna di queste parti del discorso per poi fare insieme l'analisi grammaticale di alcune frasi. L'articolo può essere determinativo, indeterminativo, partitivo. Può avere genere maschile o femminile e numero singolare o plurale. Il nome o sostantivo può essere proprio se identifica in modo univoco un individuo o un'entità, o comune se identifica in modo generico gli elementi facendo riferimento alla categoria. Può anche essere concreto se indica persone, animali e oggetti che si possono conoscere attraverso i sensi, ossia vedere, toccare, udire, annusare, gustare, oppure astratto se indica idee, sensazioni, concetti che non sono tangibili, che non si possono sperimentare con i sensi. Infine, può essere individuale se indica un singolo individuo o entità, o collettivo se indica un insieme di cose, persone o animali. Può avere genere maschile o femminile e numero singolare o plurale. Per quanto riguarda la struttura morfologica, può essere primitivo se è costituito solo da una radice e una desinenza. Derivato se è formato con l'aggiunta di prefissi e o suffissi. Composto se è formato da 2 o più parole. Alterato se è formato con diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi, dispregiativi. L'aggettivo può essere qualificativo se descrive la qualità di qualcuno o qualcosa, possessivo, dimostrativo, indefinito, numerale o interrogativo esclamativo. Può avere inoltre genere maschile o femminile e numero singolare o plurale. Per quanto concerne la struttura, solo per gli aggettivi qualificativi può essere primitivo, costituito solo da una radice e una desinenza, derivato, cioè formato con l'aggiunta di prefissi e o suffissi, composto, vale a dire formato da 2 o più parole, e infine alterato, cioè formato con diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi, dispregiativi. Infine, per quanto riguarda gli aggettivi qualificativi, possiamo avere grado positivo, comparativo di minoranza, uguaglianza o maggioranza e superlativo, relativo o assoluto. Il pronome può essere personale soggetto, personale complemento, possessivo, dimostrativo, indefinito, relativo, misto, interrogativo o esclamativo. Inoltre può avere genere maschile o femminile e numero singolare o plurale. La persona, invece, può essere prima, seconda o terza. Infine, solo per i pronomi personali complemento possono essere oggetto diretto o oggetto indiretto. Il verbo può avere coniugazione
are, ere, ire o propria. Per quanto riguarda la forma, può essere attiva, passiva, riflessiva, pronominale. Il verbo può essere di tipo transitivo o intransitivo e può avere modo indicativo con i tempi presente, passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto, trapassato remoto, futuro semplice, futuro anteriore, congiuntivo, presente, passato, imperfetto, trapassato, condizionale, presente, passato, imperativo, infinito, presente, passato, participio, presente, passato, gerundio, presente, passato. Il numero può essere singolare o plurale e la persona prima, seconda o terza. Ah, piccola parentesi, se vi piacciono le nostre magliette vi ricordiamo che potete acquistarle nel nostro negozio online, l'Ernamo Collection. Il link è nella descrizione. Riprendiamo con il video? L'avverbio può essere di due categorie. Avverbio, cioè parola invariabile che precisa circostanze e modi in cui si svolge un evento o un'azione, o locuzione avverbiale, gruppo di parole che svolge la funzione di avverbio. Inoltre, l'avverbio può essere di modo, se indica la maniera in cui viene svolta un'azione, di tempo, se indica la circostanza o il periodo in cui avviene un fatto, di luogo, se indica il luogo in cui avviene un'azione o dove si trovano persone o cose, di quantità, se indica in modo indefinito la quantità della parola, verbo o aggettivo che accompagna, di affermazione, cioè conferma o intensifica il significato dell'elemento al quale si riferisce, di negazione, cioè esprime una valutazione negativa rispetto all'informazione comunicata, di dubbio, indica un'incertezza, interrogativo, introduce una domanda diretta, esclamativo, introduce un'esclamazione, presentativo, annuncia, introduce qualcosa. Il grado dell'avverbio può essere positivo, comparativo di maggioranza, minoranza o uguaglianza, superlativo, relativo o assoluto. L'alterazione, eventuale, può essere diminutivo, accrescitivo, peggiorativo. La preposizione può essere propria, cioè preposizione in senso stretto, impropria, cioè un aggettivo, verbo o avverbio usato in funzione di preposizione, locuzione prepositiva, vale a dire formata da una locuzione avverbiale più una preposizione oppure da un avverbio più una preposizione. La struttura morfologica può essere semplice o articolata. La congiunzione può avere forma di congiunzione se unisce due elementi in una frase o due frasi in un periodo, o locuzione congiuntiva, cioè una sequenza di più parole con funzione di congiunzione. La congiunzione può avere funzione coordinante se unisce due frasi mettendole sullo stesso livello e può essere di tipo copulativa, alternativa, avversativa, correlativa. Oppure può avere funzione subordinante, cioè unisce due frasi mettendo una in relazione di dipendenza dall'altra, e in questo caso può essere di tipo causale, dichiarativa, condizionale, concessiva, consecutiva, finale, temporale. L'interiezione o esclamazione può essere propria, usata solo nelle esclamazioni, impropria, usata nelle esclamazioni ma non solo, locuzione interiettiva, due o più parole usate come esclamazione. Può esprimere stupore, dolore, gioia, dubbio o noia. Bene, speriamo abbiate preso appunti perché adesso è arrivato il momento di mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato. Faremo apparire sullo schermo alcune frasi alle quali dovrete fare l'analisi grammaticale. Mi raccomando, mettete pausa al video appena appare la frase da analizzare, perché dopo alcuni secondi faremo apparire le soluzioni.
andata? Lo so, è un po' difficile, però non vi preoccupate, vi basta solo un po' di pratica e vedrete che col tempo diventerà sempre più facile. Non mollate. E se avete qualche dubbio o domanda, potete sempre scriverle nei commenti. Cercheremo di rispondere a tutti. Se siete invece ancora avidi di conoscenze linguistiche, potete guardare anche il nostro video sull'analisi logica. Come sempre, il link lo trovate nella card o nella descrizione. E non dimenticate che sul nostro sito www.learnamo.com potete trovare tutte le nostre lezioni di lingua e cultura italiana e ovviamente tutti i video sono anche qui su YouTube. Oppure potete continuare a seguirci su Instagram, Facebook e Twitter. Noi ci rivedremo prestissimo in un'altra video lezione. Ciao! Ciao!